Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Per chi di voi è nuovo, io sono Sara e nel mio canale vi mostro come realizzare abiti. Nel video di oggi vediamo cosa sono i cartamodelli in taglie standard e come leggerli e utilizzarli. Questo è il secondo video della miniserie che sto facendo sulle basi dei cartamodelli. Se vi siete persi il primo video vi consiglio di darci un occhio perché parlo ampiamente di cosa sono i cartamodelli base e di tutti gli utilizzi che ne potete fare. Ve lo lascio qui sopra e sotto in descrizione. Comunque tornando a noi, i cartamodelli in taglie standard sono cartamodelli di capi che sono stati sviluppati in tutte le taglie standard, ossia per esempio dalla XXS alla XXL, e tutte queste taglie vi vengono di solito vendute o comunque presentate tutte insieme in uno stesso foglio. Tutti i cartamodelli delle riviste di cartamodelli, come per esempio Burda o la mia boutique, sono tutti cartamodelli in taglie standard. Probabilmente se siete alle prese con i vostri primi progetti, prendere per mano fogli di questo tipo può mettere un po' di paura all'inizio perché non si sa bene da che parte prenderli. I cartamodelli si sormontano tutti, le taglie non sono ben distinguibili, ogni cartamodello ha un sacco di simboletti tecnici, quindi nel resto del video di oggi vi mostrerò come decifrare un foglio di questo tipo, come decifrare ogni simbolo presente su questi cartamodelli. Dovete sapere che tutti questi simboli, che magari all'inizio vi diranno poco, hanno in realtà un significato e danno delle istruzioni anche su come cucire un capo. Se prendete questi cartamodelli dalle riviste, tendenzialmente la rivista ha anche una sezione in cui vi spiega come cucire il capo passo passo. Ma non sempre quando si cuce qualcosa si ha la fortuna di avere le istruzioni. Può capitare di scovare dei vecchi cartamodelli soli, abbandonati, senza una rivista di riferimento o uno straccio di istruzioni allegate. E l'unico modo in questi casi per capire come cucire il capo e come assemblarlo assieme è riuscire a leggere il cartamodello e captare più informazioni possibile. Prima di tutto vi spiegherò come scovare il cartamodello giusto se dalle riviste di cartamodello vi ritrovate in mano una cosa tipo questa. Sì, è un po' spaventoso se non sapete bene da che parte prenderlo. E dopo che avrete trovato il cartamodello giusto, della taglia giusta, dovrete decifrare eventuali simboletti che trovate dentro. Torniamo quindi a parlare del nostro foglio di cartamodelli complicato. Questo l'ho preso da una rivista Burda, che è questa. È una delle riviste di cucito e cartamodello più famose in assoluto. Prendo questa come riferimento perché io ho le riviste Burda in casa, ho sempre utilizzato quelle, però se anche ne avete di altri tipi, più o meno sono strutturate tutte allo stesso modo, quindi non vi preoccupate. Di solito in ogni rivista ci sono sempre dei fogli all'inizio che vi spiegano come ricavare il cartamodello e come leggere i simboli. Quindi qualcosa di ciò che vi dico oggi lo trovate scritto anche qui in modo schematico. Quel che ci interessa però prima di iniziare è il foglio che vi spiega come prendervi le misure. Prendervi le misure in modo corretto è sicuramente il primo step per potervi ricavare poi il cartamodello della taglia giusta. Dopo aver preso le misure prendete la tabella corretta di riferimento, Burda ne ha 6. Quella che dovete guardare tendenzialmente come riferimento se dovete fare abbigliamento per persone adulte è la prima. Quasi tutti i cartamodelli della rivista si basano su questa tabella taglie, quindi anche se siete più alte o più basse, io vi consiglio comunque di utilizzare questa e eventualmente valutate se allungare o accorciare il capo in questione, che è comunque una modifica molto semplice da fare di un cartamodello. In questo modo non vi precludete tutti gli altri cartamodelli della rivista. Cioè se siete basse di statura non vi precludete i cartamodelli per le persone più alte perché in qualche modo riuscite comunque a farveli andare bene. Prendetevi le varie misure corporee e poi vedete nella tabella taglie di riferimento a quale misura corrispondete. Farò un video a parte di questa serie per parlare di quei casi in cui ricadete in più taglie e quindi vi spiegherò come potete fare un mix di più taglie. Allora, diciamo che ora come esempio di riferimento prendo una taglia 38. Andiamo avanti, prossimo step. Per scovare il vostro cartamodello in taglia 38 tra i tanti, dovete andare fino alla pagina di istruzioni del modello che volete fare. Io prendo ora ad esempio questa gonna molto bellina, facciamo finta che vogliamo fare questa gonna in taglia 38, dobbiamo ovviamente vedere il codice, quindi blusa e gonna numero 130, qui vi dice le taglie disponibili, quindi è dalla 36 alla 44, se noi vogliamo una 38 ci siamo dentro, quindi cerchiamo il modello 130, quindi andiamo nelle pagine in mezzo,
Ecco qua, 130 e ci siamo. Quindi qui abbiamo tutte le istruzioni per cucire questa blusa e questa gonna. Ora che siamo arrivati al posto dove ci sono le istruzioni, dovete guardare questo quadrato qui per avere tutte le istruzioni su come ricavare il cartamodello che vi serve. Quindi qui ci dice che dobbiamo guardare le linee di contorno in blu del cartamodello sul foglio B, perché questa rivista ha dentro tanti fogli, foglio A, foglio B, foglio C, foglio D, quindi ti dice prendi il foglio B dei tanti e guarda le linee di contorno in blu. Ci servono le parti del cartamodello numerate dalla 1 alla 8, quindi in totale 8 pezzi. In questo caso è per fare sia la blusa sia la gonna. Se io voglio fare solo la gonna, me li guardo qua. La gonna dietro è numerata 6, la gonna davanti è numerata 4, i pezzi della mostra del cinturino sono 7 e 8 e la parte sotto della tasca è il 5, quindi se voglio solo fare la gonna mi copio i pezzi dal 4 all'8. E se vogliamo la taglia 38 dobbiamo tra tutte le linee del cartamodello blu guardare la seconda che è tratteggiata e ha questo aspetto qui. Quindi in base alla vostra taglia ricordatevi l'aspetto della vostra linea, della vostra taglia e poi ricopierete quello. Quindi ora prendiamo il foglio tracciati e andiamo a cercare il nostro cartamodello. Quindi come leggete lì giù, questo è il foglio tracciati B. E ora su questo, come vedete, ci sono cartamodelli di vari colori, ci sono le linee nere, le linee rosse, le linee verdi, le linee blu. Le nostre istruzioni ci dicevano di cercare i cartamodelli con le linee blu e numerati dal 4 all'8 perché vogliamo fare solo la gonna. Tra l'altro la nostra rivista ci fa già capire che forma hanno i cartamodelli, quindi riusciamo a cercarli meglio. Tipo il cinturino 7-8 ha questa forma qui, io già li ho individuati, sono 7 e 8. 7 così, 8 così. Poi il 5 era piccolino, è qui su, lo vedete in blu. Qui vedo un numero 6, eccolo qua, il bordo del nostro cartamodello numero 6. E cerchiamo l'altro che è il 4. Ce la farò, ce la farò. E infine ho trovato finalmente anche il 4 blu che fa, bisogna seguire le linee ovviamente, tutta questa forma qua. Benissimo, una volta che avete individuato tutti i pezzi, ovviamente bisogna anche individuare la taglia di tutti i pezzi. Prendiamo ad esempio il pezzo numero 6, che era questo, la gonna dietro. La nostra rivista ci diceva che la taglia 38 è la seconda, quindi dopo la 36, ed è tratteggiata, quindi questa qui. Quindi noi quando copiamo il cartamodello compiamo la linea tratteggiata della nostra taglia. Qui la taglia è uguale per tutti, quindi c'è una linea unica anche in fondo, e invece in questo tratto e sopra e per la pens c'è la linea della taglia propria da individuare. Una volta che avete trovato i vostri cartamodelli, questi vanno ricopiati su un foglio a parte. Non tagliateli da qui, che se no non potete più utilizzare nessun cartamodello di questo foglio tracciati. E vi consiglio a questo scopo di ricopiarli su una carta velina leggera e in questo modo non avrete problemi a vedere le linee attraverso. Infatti vedete che se io schiaccio su questa carta riesco veramente a vedere tutto sotto, è molto molto leggera. E se avete visto qualche mio video sui cartamodelli, io di solito non utilizzo mai questa carta, ne utilizzo una più spessa. Se può interessarvi un approfondimento, ho anche fatto un video specifico sulle carte per fare i cartamodelli, ve lo lascio qui sopra e sotto in descrizione. Quando ricopiate il cartamodello, ricordatevi che i cartamodelli di Burda non hanno i margini compresi. Quindi, dopo aver ricopiato il cartamodello, aggiungeteli tutto attorno. Potete farlo già direttamente sulla carta, io personalmente mi trovo meglio, o anche dopo sulla stoffa segnandoli con un gesso. Burda dà anche sempre delle istruzioni per i margini e quanti margini di cucitura mettere nelle varie parti del cartamodello. Le trovate tutte indicate in questa sezione qui. Comunque ora per mostrarvi i simboli che potete trovare all'interno dei cartamodelli, prendo ad esempio un cartamodello che ho trovato dentro la rivista Burda Giovane e Easy, che tra l'altro ho scoperto che ora si chiama solo Burda Easy. Le mie che ho qui sono un po' datate perché risalgono al lontano 2014, quando iniziavo io a cucire. Comunque qua guardate che meraviglia, in questa rivista i cartamodelli sono già tutti separati, è tutto super chiaro e comprensibile. Quindi questo è l'abito 2F,
Ora andiamo nelle istruzioni che nel Burda Easy sono tutte alla fine. 2F, perfetto. Quindi le istruzioni iniziano da qui. Qui possiamo vedere tutti i pezzi che servono per fare questo abito 2F, che sono tantissimi. Questi sono tutti i fogli tracciati che dà questa rivista. Il 2F è qui. Come leggere queste scritte che ci sono nei cartamodelli? Allora, la scritta più importante è probabilmente il numero, quindi 15, 8, 2, 1, 16 e via dicendo. Questi sono i numeri, sono le parti dei cartamodelli, che erano quelle che qui erano indicate con parti 1, 9, 12, 17. Quindi ora voi per capire quali pezzi vi servono dovete guardare questo numero. Quindi tutti i numeri dall'1 al 9 vi servono, quelli dal 12 al 17 vi servono, il 10 e l'11 non vi servono. Poi, insieme a questo numero, appena sotto, ci sono delle altre indicazioni. Prendiamo ad esempio il pezzo numero 4. Le indicazioni che abbiamo sotto sono una descrizione di questo pezzo, quindi ci dice che cos'è il pezzo numero 4? È il dietro laterale dell'abito. Quindi anche questo è importante perché capite che pezzo è e dove va nell'abito, in che area va messo. Poi in quest'area qui sotto lui vi dice che questo pezzo dietro laterale vi serve per il modello 2F, ma anche per il modello 2A, 2B, 2D, 2E. Il 2C evidentemente avrà un altro dietro laterale. Quindi qui vi dice il modello e qui tutte le varianti di quel modello. Questa ovviamente è una cosa tecnica relativa a questa rivista, che scrivono le cose in questo modo. Poi vi dice anche quante volte dovete poi tagliare nella stoffa questo pezzo. Questa è un'informazione strettamente necessaria per la fase successiva, che sarà quella del tagliare la stoffa, perché dovete sapere di tutti questi pezzi che loro vi dicono che vi servono, quanti dovete tagliarne di ognuno. E questa stessa informazione di quante volte vanno tagliati i pezzi la troviamo anche nelle istruzioni, per la precisione in quest'area qui. Vi dice in che tessuto tagliarla, suggeriscono un popeline di cotone se volete farlo simile a quello della foto, della rivista, e poi vi dicono il davanti centrale va tagliato 2 volte. Il nostro pezzo che era il 4, cioè il dietro laterale, va tagliato 2 volte. Altro simbolo importantissimo che c'è in ogni cartamodello è il dritto filo. Allora, io ho già un video ad hoc in cui vi spiego che cos'è il dritto filo e oltre al dritto filo spiego anche altri termini di cucito che è fondamentale sapere non solo se cucite, ma a quanto pare anche se dovete fare cartamodelli. Quindi quel video ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione se volete darci un'occhiata. Comunque il dritto filo indica in che direzione va piazzato questo cartamodello nella stoffa e se avete le riviste, un piazzamento di esempio loro ve lo mostrano già e quindi ovviamente rispettando il dritto filo. E se volete piazzarveli invece per conto vostro, sappiate che questa freccia di dritto filo deve essere parallela ai 2 lati della stoffa che sono le cimose. In alcuni casi c'è una freccia, in altri casi non c'è una freccia perché il dritto filo corrisponde a una linea del cartamodello, in questo caso corrisponde al centro dietro, che è questa linea qui, e c'è scritto che questa linea corrisponde sia al centro dietro, sia alla ripiegatura della stoffa, sia al dritto filo. E poi un'ultima cosa molto importante che di solito c'è in tutti i cartamodelli e che è una delle indicazioni probabilmente più importanti per capire come cucire un abito sono i numeretti di congiunzione, che sono questi. Qui c'è un 8, qui c'è un 2, qui c'è un 5. A cosa servono? Servono a farci capire quale altro pezzo va attaccato di qua, quale altro pezzo va attaccato di qua, quale di qua e via dicendo. Quindi questa stessa indicazione ce la potete avere anche nel riquadrino che stavamo guardando prima. E questo in piccolo è il 4, cioè il dietro laterale, e anche qua ci dice il numero di congiunzione 2, 8 e 5. Tipo questo 2 che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo andare ad attaccare in questo lato qui
quindi nel lato sinistro di sto pezzo dietro, un altro cartamodello che ha il numero di congiunzione 2. Qui ci dice che l'altro cartamodello col numero di congiunzione 2 è il pezzo numero 3. Qui bisogna quindi attaccarci il pezzo 3. Il pezzo 3, qui non si capisce bene, ma è praticamente questo pezzo qui, è il dietro centrale che è tutto arricciato, e quindi sappiamo che la linea di congiunzione numero 2 è la cucitura di unione del dietro centrale con il dietro laterale. Facciamo un altro esempio. Il 5, quindi il 2 era di qua, il 5 è di qua. Il 5 mi posso già aspettare che andrà unito al davanti laterale. Quindi vediamo qui, esattamente, il davanti laterale è questo, lo si riconosce dalla forma, che è il pezzo 2, e infatti davanti laterale ha un numero di congiunzione 5 su quel lato lì. Quindi sappiamo anche che il 5 sta a indicare la linea di cucitura, di unione, tra il dietro laterale e il davanti laterale. Questo ovviamente vi è utile per capire come sono piazzati i pezzi del cartamodello l'uno nei confronti dell'altro, e quindi poi per capire come vanno assemblati tutti assieme. Chiaramente se avete le istruzioni di cucito nella rivista sono tutte cose che sono spiegate, però sicuramente questo è un aiuto in più per comprendere meglio il cartamodello che state andando ad affrontare. Il pezzo 14 qui ci dice che è il telo gonna davanti, e qui vedete che ci sono delle pieghine nel telo gonna davanti oltre a una tasca. Quindi ovviamente queste informazioni le trovo anche nel cartamodello, perché qui c'è scritto apertura tasca e qui c'è scritto piega e piega, le due pieghe del disegno. Quindi significa che questa linea di piega, o anche questa, dipende dalla taglia che scegliete, deve andare ad appoggiarsi su quest'altra linea quando andiamo a chiudere il cartamodello. Quindi farà una cosa di questo tipo. Rimaniamo sempre su questo pezzo. Quando ci sono delle lineette così, significa che quello lì è un segno di inizio di apertura. In questo caso ovviamente è di inizio di apertura della tasca. Questo stesso segno lo troviamo nel pezzo 15, che è il pezzo del sacchetto tasca, infatti c'è un segno qui uguale. Anche se noi avessimo una tasca sul fianco, sulla cucitura del fianco, ci sarebbero due tacchette di questo tipo che ci indicano dove inizia l'apertura e dove finisce l'apertura della tasca. Quindi memorizzate un attimo questo pezzo qui, quindi questa forma della tasca. Sotto ci sarà un altro pezzo con questa parte di tasca mancante, ovviamente. Questo pezzo qui è il 16 e anche questo pezzo 16 è interessante perché ha delle indicazioni nuove che si chiamano linea d'incontro e linea d'incontro, anche qui un segno di apertura. E qui ci indica dove dobbiamo appoggiare l'altro cartamodello di prima per fare in modo che combacino perfettamente. Quindi altre linee utili. Poi vi volevo mostrare un'ultima cosa, che sono le tacchette. Queste tacche qui le potete trovare in vari pezzi. Cioè, che significato hanno? Significa che questa tacchetta qui deve corrispondere ad un'altra tacchetta sull'altro pezzo che va unito qui. Quindi è praticamente un'indicazione quando si vanno a cucire due pezzi insieme per farci capire che quei due punti tra un pezzo e l'altro vanno cuciti assieme e non devono essere scostati, diciamo. Sul fondo della manica vi voglio mostrare anche questo, che è la linea di ripiegatura a orlo e poi c'è un pezzo anche sotto. Questo significa che questa linea è l'orlo effettivo della manica, quindi quello che da fuori sarebbe proprio la parte finale della manica, ma essendo che c'è un pezzo in più sotto, significa che questo pezzo va ripiegato in dentro e verso il rovescio della manica e ci funge da rifinitura dell'orlo della manica.
Ebbene, per il video di oggi è tutto, lasciate un mi piace e condividetelo se conoscete qualcuno che ha le prime armi con i cartamodelli. Nei prossimi video di questa serie approfondiremo la scelta delle taglie e vi spiegherò in modo pratico come potete fare un mix di questi cartamodelli delle riviste con i vostri cartamodelli base su misura. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perderete tutti i prossimi video che pubblicherò. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!